Prendi un treno della linea verde diretto fino a ovest, fino alla 298esima strada. Attraversa l'incrocio e sali al livello 237 con un ascensore della linea rossa. Vai a piedi alla stazione del corso 175, sali con un suburbano al 438 e raggiungi la 795esima strada. Prendi un convoglio della linea blu per il Terminal Plaza, scendi all'incrocio fra la quarta e la 275esima. Alla rotatoria, svolta a sinistra e ti ritrovi al punto di partenza. La Grande Tokyo, un luogo in cui vivevano 35 milioni di persone. Qui inizialmente non si poteva costruire in questo modo, non si poteva proprio. Si potevano soltanto mettere dei cartoni distesi per terra. Poi, piano piano, ignorando le regole, facendo finta di niente, abbiamo delimitato uno spazio. Prima abbiamo messo un telone blu per proteggerci dalla pioggia, poi abbiamo messo una copertura. Poi, gradualmente, facendo sempre un po' per volta, l'abbiamo trasformata in un vero e proprio tetto. Ma ancora oggi, se lo alziamo più di così, ci rimproverano. Sono passati ormai 6 anni esatti da quando io sono arrivato in questo parco. Non immaginate com'è stata dura all'inizio. Comunque, per noi homeless, avere avuto la disponibilità di questa tenda è stata una grande fortuna. Qui le persone che oggi hanno la tenda sono in tutto 17 o 18, perché non ne vogliono far arrivare altre. Quando arriva qualche persona nuova, viene subito richiamata dall'amministrazione del parco. In realtà non potrei starci neanch'io. Come è successo a Osaka, dove hanno fatto uno sgombero forzato. Se anche qui volessero farci sgomberare, noi non potremmo fare alcuna opposizione. Io ho aperto il mio sito internet verso l'estate del 2003, quindi da allora sono passati 4 anni esatti. Ho cominciato a navigare in internet nel 2000. In quel periodo, più o meno nel 2000, io avevo alcuni problemi personali e proprio in quel periodo hanno cominciato a nascere dei siti fatti da giovani che volevano suicidarsi. Anche oggi, come allora, l'età degli utenti è bassa. Ci sono molti ragazzi e ragazze giovani.
e qualche volta ci sono addirittura bambini di 10-12 anni. Quello che cercano tanti giovani utenti in questi siti varia molto e dipende da persona a persona. Per esempio, c'è una ragazzina che ha un rapporto conflittuale con la sua famiglia e non riesce a togliersi dalla testa il desiderio di suicidarsi e in internet chiede un consiglio agli altri. Poi c'è anche il caso di uno studente del liceo che non riesce assolutamente ad inserirsi nel mondo della scuola. Per quanto riguarda me, io tendo ad essere depresso e ogni tanto, e mi è successo anche quando ero un ragazzino, mi è capitato di pensare seriamente al suicidio. Quindi sapere che esiste un luogo in cui poter parlare liberamente di un argomento così delicato come quello del suicidio, per me è stata una cosa di grande importanza. Ed è proprio per questo motivo che ho creato un sito dedicato al suicidio. La città si materializzò. Edifici e ampie strade, delicati nastri d'oro e d'acciaio. La città era diventata un palcoscenico, una serie di fondali intrecciati per giocare a vivere nel futuro. Io non conosco il passato delle altre persone che sono qui. Non so cosa abbiano fatto, se hanno avuto una famiglia o dei figli, qual è il loro nome, qual è la loro età. Io di queste persone non voglio sapere niente e non chiedo niente a nessuno. Se me lo dicono loro è un altro discorso, ma da parte mia io non chiedo niente a nessuno. Quindi se uno è un pregiudicato, con o senza famiglia, qual è il suo nome, qual è la sua età, io non lo so e non lo voglio sapere. Qui ci sono addirittura alcune persone che neanche si salutano. Rispetto agli occidentali, i giapponesi tendono a non prendere troppe iniziative e a tenersi tutto quanto dentro. E io credo che sia per questa ragione che accumulano tanto stress. Secondo me, questa è una delle cause dell'elevato numero di suicidi che avvengono in tutto il Giappone. Nel caso dei siti per i suicidi, il lato negativo è che tutti possono utilizzarli in qualsiasi momento, soprattutto quando visitano quei siti in cui si spiega il metodo pratico per il suicidio. Se una persona ha un forte desiderio di suicidarsi, penso proprio che corre il rischio di farlo davvero. Nel 1997, o forse 98, c'è stato il caso del dottor Kiriko. Si trattava di un uomo che aveva spedito del cianuro, una sostanza velenosa, e l'aveva inviato a un gruppo di persone che lo avevano conosciuto e contattato attraverso internet. Da allora sono cominciati i casi di suicidio collettivo. Poi nel 2003 hanno cominciato a diffondersi notizie sensazionali circa alcuni suicidi collettivi avvenuti con l'utilizzo di formelle di carbone. Da quel momento è aumentato il numero dei suicidi.
C'è stato un periodo durante il quale le persone normali, e non gli homeless, ma i lavoratori normali di 40-50 anni perdevano il lavoro. C'è stata la riduzione del personale. È stato un periodo terribile, davvero. In poche parole, c'è stato il crollo dell'economia giapponese che ha causato la chiusura dei cantieri e in tantissimi sono stati licenziati. Ero arrivato con un'altra persona da Hokkaido ed eravamo andati nel cantiere della diga nella regione di Yamanashi. La persona che era venuta con me era molto più giovane, aveva 12 o 13 anni in meno. Lui aveva 42 anni, io ne avevo 57. Poi lui si è infortunato, ma purtroppo hanno licenziato anche me. A quel punto non avevo nessun altro posto in cui andare. Così sono diventato un homeless. Questo è stato l'inizio della mia vita da homeless. Questa è la causa che mi ha portato qui. All'inizio, come fanno tutti gli homeless, sono andato a cercare un rifugio alla stazione di Shinjuku, qui a Tokyo, ma non si trovava assolutamente un posto in cui stare. Un posto in cui poter dormire. E poi, in questa stazione di Tokyo ci si poteva solo appoggiare al muro e non si poteva neanche sedersi per terra. Il mio unico desiderio era quello di poter dormire con le gambe distese e questo desiderio era più forte della fame. Soffrivo tanto perché non dormivo mai. Volevo dormire con le braccia e le gambe distese, al riparo dalla pioggia. La città sembrava un esperimento deragliato di darwinismo sociale, concepito da un ricercatore annoiato che tenesse un pollice in permanenza sul pulsante dell'avanti veloce. Io sono Kaori. Ho compiuto 19 anni. Sono originaria di Baraki. E dopo aver fatto il liceo sono venuta qui a Tokyo e mi sono iscritta alla scuola per diventare un estetista. È tutto. Il mio nome? Io sono Rina, ho 19 anni. Vengo da Shizuoka. Io sono Hikaru, ho 18 anni. In marzo ho dato l'esame di maturità al liceo e 2 mesi fa sono arrivata qui a Tokyo. E adesso siamo in tanti gruppi qui in città. Quanti? Siamo super tantissimi? Sì, siamo un'infinità. Ma quanti siamo in tutto? In tutto credo più di 1000, se conti anche quelli piccoli siamo più di 1000. Ma non sappiamo i nomi di tutti. Ce ne sono davvero tantissimi. Le foglie ondeggiavano come erba smossa dal vento, un campo di carne screziato da improvvisi mulinelli di bisogni e gratificazioni. Le regole su quanto e come si potesse incrociare lo sguardo altrui, qui erano diverse.
Se avessi saputo almeno un paio di mesi prima che sarei stato licenziato, avrei cercato un altro posto di lavoro. Avrei messo da parte un po' di soldi per avere la certezza di poter mangiare almeno per un mese o due. Ma neanche per sogno. Ti licenziano una settimana prima se sei fortunato. Te lo dicono una settimana prima. E così diventi un homeless. Ma grazie a Dio, essendo un homeless, puoi mangiare 3 volte al giorno, tutti i giorni, in un modo o nell'altro, senza dover frugare nei bidoni della spazzatura. C'è una sola persona che va a frugare nei bidoni della spazzatura, ma solo in quelli di questo parco. Noi gli allunghiamo qualcosa da mangiare, ma ci è voluto molto tempo prima che lui l'accettasse. Diceva sempre no grazie. Io gli dicevo che era troppo per me quel cibo, che non ce la facevo a mangiarlo tutto. Per favore, mi aiuti a finirlo? E alla fine lui ha accettato di prendere un po' di cibo, ma solo da me. Se invece glielo offre qualcun altro, lui dice no, no, grazie. Poi va a frugare nei bidoni. Angelique è il nome del nostro gruppo. Credo che sia stato fondato più o meno verso il 2000 e continua ad esistere ancora oggi. Un giorno mi è arrivato un SMS, era un invito per andare a un incontro. E poi... sì, durante quell'incontro ho scoperto che Angelique è una cosa davvero, come posso dire, da uscire fuori di testa. Ho avuto voglia subito di farne parte, così sono entrata nel gruppo. Io vedevo Angelique soprattutto sulle riviste di moda o in televisione. Pensavo, sono strafiche, sono eccentriche, sono vistose, sono appariscenti. E poi un giorno sono andata a Shibuya ed è successo che ho fatto amicizia con alcuni membri di Angelique e poi mi è arrivato l'invito, la proposta. E così sono entrata anch'io nel gruppo. Avevo una grande ammirazione per Angelique, una specie di fissazione, così come è successo alle altre ragazze. Ho ricevuto anch'io un SMS con la richiesta con un invito e ho pensato, io devo entrare nel gruppo. E così sono venuta qui a Tokyo. Oggi, quando facciamo gli incontri preliminari, noi guardiamo il viso e il carattere della ragazza interessata, non è vero? E poi c'è il colloquio tra il rappresentante del gruppo e la ragazza che vuole entrare. Durante il colloquio viene esaminata anche la sua forza d'animo e il rappresentante di Angelique valuta se farla entrare nel gruppo oppure no. E ci sono molte ragazze che non vengono accolte. L'intricata ragnatela su cui si muovevano velocemente i veicoli risplendeva nella luce piatta del pomeriggio. Bello il trucco che si fanno le ragazze degli altri gruppi. Negli altri gruppi le ragazze non sono carine. Quelle di Angelique sono carine. Sì, sono tutte carine. Le altre ragazze sono anonime. Sì, sono tutte anonime. Non si notano, sono ragazze troppo normali, si trovano dappertutto, non è vero? Noi invece siamo ragazze alternative. Non si trovano in giro ragazze come noi. Tutto è diverso. Anche il nostro modo di pensare è diverso. Abbiamo un atteggiamento maschile. Non siamo ruffiane con gli uomini. Più che essere carine scegliamo di essere spregiudicate. Più che essere vistose le altre scelgono la bellezza. E cercano gli ormoni maschili. Ma dai! Che schifo. Una persona da sola non può fare niente di divertente. E così noi scegliamo di riunirci in tante ragazze, perché in questo modo ogni cosa che facciamo diventa più movimentata e imprevedibile. E in più abbiamo la possibilità di crescere. Essendoci tante persone diverse, il gruppo diventa un luogo in cui possiamo crescere.
nostro regolamento è fatto di 12 punti. Il primo prevede l'obbligo di frequentare i saloni di bellezza 4 volte a settimana. Il secondo punto dice che bisogna essere ragazze demoni, ragazze aggressive, ragazze grintose. E poi ragazze che devono amare solo Angelique. Ragazze che tengono nella mano destra una bottiglia di superalcolico, che sanno ballare il parà e che non sono ragazze miau miau. Ragazze che amano stare sui cubi e che non svendono se stesse. Infine sono benvenute quelle di taglia forte. Io penso che tutte le donne che si truccano si sentono più sicure di sé. E noi per caso abbiamo trovato questo modo di truccarci, così vistoso e appariscente. Noi abbiamo una certa età, ma siamo spesso indecise, a volte vogliamo diventare adulte, ma nello stesso tempo vogliamo rimanere piccole. A Tokyo c'è tanta solitudine, soprattutto per quelli che vivono da soli. È tanto triste. A Tokyo c'è tanta gente, c'è troppa gente ed è scocciante. La baia di Tokyo era avvolta nella nebbia come in un vecchio film. Un pallido lenzuolo grigio destinato a nascondere per un po' i terrori del primo tempo. Mostri marini o qualche armata aliena. A causa dei testi con cui si lanciano gli appelli per organizzare i suicidi collettivi, nel 2003 c'è stato un boom di suicidi in Giappone. In quel periodo ce ne sono stati davvero tanti. Io adesso non mi ricordo esattamente parola per parola il testo di quegli appelli, ma me ne ricordo uno che diceva: vorrei organizzare un suicidio collettivo nel comune di Tokyo. Perché non ci riuniamo? E c'era l'indirizzo e la mail da contattare. Mi ricordo un appello del genere. E io conosco alcuni casi che si sono avverati. In particolare me ne ricordo uno in cui un utente che visitava lo stesso sito che frequentavo anch'io è morto con altre persone con le quali aveva organizzato un suicidio collettivo. Poi mi ricordo un altro caso che si è verificato in una zona ad ovest del Giappone. 2 adolescenti hanno compiuto un suicidio collettivo bruciando alcune formelle di carbone nel bagno di una camera d'albergo. È la storia di un ragazzo, un amico che io frequentavo. È successo un incidente nel bagno di un albergo. 2 giovani ragazzi hanno bruciato alcune formelle di carbone. E a causa di questo i 2 ragazzi sono morti. Uno di loro era un mio amico. Ci scambiavamo i messaggi tramite i cellulari. Quando mi hanno dato la notizia della sua morte, io mi sono molto addolorato. Tramite gli appelli lanciati per organizzare suicidi collettivi, si riuniscono dalle 2 alle 4 persone. Dopo aver sigillato le fessure dei finestrini con del nastro adesivo, bruciano le formelle di carbone nell'automobile e in questo modo si suicidano. Credo che questo sia il classico esempio di suicidio collettivo più diffuso oggi in Giappone.
mattino il traffico pedonale si muoveva nella stessa direzione, verso gli uffici del centro. Di sera, al ritorno, accadeva la stessa cosa in senso inverso. Come sempre appariva la corrente serale di facce ininfluenti, indistinte, in mezzo a frettolose scarpe nere, ombrelli chiusi. La folla scivolava, fusa come un unico organismo, nel cuore soffocante delle stazioni. Il caso di suicidio che mi è rimasto più impresso è avvenuto nel 2003, in un periodo in cui si discuteva molto nel paese del fenomeno dei suicidi. Un gruppo di 7 ragazzi di sesso misto, che si erano conosciuti attraverso un appello comparso su un sito per suicidi, si sono rinchiusi all'interno di una macchina di grossa cilindrata, penso che fosse un furgone. Hanno bruciato le formelle di carbone e si sono suicidati. Questo suicidio collettivo me lo ricordo ancora molto bene. Io e lei siamo in un love hotel che si trova a Shibuya. Qui a Shibuya, ma anche in tutta Tokyo, ci sono tantissimi love hotel frequentati da giovani. Probabilmente i frequentatori dei love hotel sono persone come noi, normali persone che lavorano. E poi sicuramente tante coppie che stanno insieme, coppie di fidanzati. Poi ci sono le persone che hanno rapporti extraconiugali e poi le ragazzine che vanno con gli adulti. Quando passeggio per le strade di Shibuya e mi capita di vedere una ragazzina che accetta i soldi da uomini adulti, io mi sento davvero... mi dà un po' fastidio. Poi però, quando veniamo qui nel Love Hotel come adesso, non ci penso più di tanto, ecco. In Giappone il fenomeno Enjo Kosei, cioè le ragazzine che per soldi vanno con gli adulti, esiste già da un po' di tempo. Le ragazze fanno Enjo Kosei per soldi, perché con i soldi vogliono comprarsi le cose più costose che altrimenti non potrebbero permettersi.
Io sono un maschio, ma nonostante questo, penso che quelle ragazze siano ferite e umiliate da un'esperienza del genere. Infine si accese la notte fluorescente di neon che lasciava che la folla camminasse alla cieca, imponendo ad ogni abitante di essere solo un segmento di quell'organismo di massa. Io lavoro in un mini market aperto 24 ore al giorno. Vengo qui all'Internet Café 4 o 5 volte alla settimana. Ho cominciato a venirci da circa un anno. Siccome casa mia è molto lontana da dove io lavoro, lo utilizzo spesso quando non riesco a tornare a casa per colpa del mio lavoro. Pare che ultimamente siano aumentate le persone chiamate i rifugiati di Internet, anzi i rifugiati di Internet Café. Vedo molte persone come me che arrivano dal lavoro e che rimangono qui a dormire. Ultimamente ho anche cominciato a vedere alcuni homeless che vengono a dormire qui. Adesso vado dentro anch'io. Per poter entrare nel gruppo è importante che le ragazze superino il colloquio preliminare fatto da un membro di Angelique. Molte ragazze che hanno superato il colloquio sono impazzite all'idea di far parte di Angelique. Ma spesso questo non basta, perché anche se desiderano ardentemente farne parte, ci sono alcune ragazze che poi non ce la fanno a continuare. Le ragazze che scelgono Angelique fra tutti gli altri gruppi forse lo fanno perché a loro piace il nostro look, a loro piace il nostro aspetto, oppure siccome noi abbiamo tutte una forte personalità, quelle che hanno più carattere e che ci assomigliano di più, vogliono assolutamente entrare a far parte del gruppo. Noi ci uniamo soltanto a quelle persone che hanno le nostre stesse idee e la nostra stessa voglia di fare le cose. Le persone che vivono a Tokyo, soprattutto le persone più giovani, come se fossero i protagonisti di qualche film o telefilm. Molto spesso arrivano qui a Tokyo con dei grandi sogni, con tanti desideri che sperano di realizzare, con tante speranze che vogliono poter esaudire qui a Tokyo. Arrivano a Tokyo sognando ad occhi aperti, ma poi una volta arrivati qui i loro sogni non si avverano mai e finisce che fanno solo le cose più brutte. Io penso che ci siano molti giovani così qui a Tokyo. Per quanto riguarda la vita dei giovani qui a Tokyo, io ho la chiara sensazione che la maggior parte non sia soddisfatta di quello che ha. Solo adesso
In quella luce e con quei rumori violenti, la città era veramente se stessa. Solo in quel diluvio di neon era veramente viva. Pazzesca notte elettrica. Da quando sono venuto qui, la cosa a cui penso sempre sono le mie figlie. È un pensiero che non riesco a togliermi dalla testa. Sì, non c'è più niente che io possa fare. E quando mi sento così, bevo. Quando mi sento così, bevo tanto e mi ubriaco. E non parlo con nessuno, bevo da solo. C'è solo la radio che mi fa compagnia. Penso sempre a loro. Ho sbagliato, me lo ripeto continuamente. E questa è la mia grande colpa. Ormai questa è la mia vita. E va bene, anche se non potrò entrare nella tomba della mia famiglia. Mi sono rassegnato. Tanto ormai è tutto qua. Nel rituale senza sosta di commercio e desiderio, facce enormi riempivano gli schermi, icone di una bellezza terribile e banale al tempo stesso. La vita era uno spot pubblicitario, ripetuto infinite volte. Non cambiava mai nulla, semplicemente si espandeva tutto a poco, nella forma di una poltiglia ribollente di neon. Sappiamo che a Shibuya ci sono delle ragazze che appartengono a gruppi che organizzano eventi. Sono ragazze che hanno un aspetto strano e si vestono in modo molto vistoso. Vogliono essere più appariscenti di tutte le altre ragazze. Credo che appartenere a un gruppo di giovani ragazze che si vestono in quel modo, per loro significa condividere una certa complicità, ma anche mettere in atto una sorta di protezione reciproca. Essere normale è diventata una cosa negativa per i giovani di oggi. I giovani la considerano una cosa negativa. Come sapete bisogna rispettare il regolamento di Angelique. Angelique è un gruppo che organizza eventi, quindi facciamo una riunione una volta alla settimana, tutti i giovedì. E poi 4 volte alla settimana è obbligatorio andare nel salone di bellezza perché dobbiamo essere sempre ragazze grintose. Loro hanno superato queste prove? Sì, le hanno superate. Allora va bene. Per quanto riguarda le storie d'amore all'interno del nostro circolo, anzi all'interno del nostro gruppo, che comprende anche il circolo maschile di Logos, mi raccomando, la relazione con un ragazzo del circolo maschile di Logos è assolutamente vietata. Crea dei problemi, perciò è vietata. Mi raccomando, fate attenzione. E rispettate questa regola. Naturalmente ognuno di noi ha degli amici fuori dal gruppo, ma per tutte il gruppo è la cosa migliore. Ma come sono tutte le altre ragazze? Sono toste. Toste? E siamo molto unite. Come una vera famiglia. Se succede qualcosa a qualcuno di noi, le altre subito l'aiutano. Io credo che tra i giovani che oggi vivono a Tokyo, che è una delle più grandi metropoli, ci siano tante solitudini. E penso anche che la maggior parte di questi giovani non siano riusciti a realizzare i propri sogni. Questo è quello che penso.
i giovani giapponesi di oggi, secondo me ci sono molti che hanno paura di crescere e diventare grandi. Ad esempio, quando i giovani sono ancora minorenni, hanno spesso pesanti discussioni e violenti scontri con i propri genitori. Però, quando poi si avvicinano all'età dei 20 anni, l'idea di dover sopravvivere da soli, di diventare indipendenti e di dover farcela da soli li spaventa, perché sentono una grande differenza rispetto alla loro vita di prima. E io credo che molti abbiano paura di tutto questo. Anch'io ho questa paura e sinceramente in questo momento mi capita molto spesso di voler essere ancora minorenne, sotto la protezione dei miei genitori. 涙がこぼれないように思い出す春の日一人ぼっちの夜上を向いて歩こうにじんだ星を数えて思い出す夏の Ci sono delle persone che ti guardano e tu capisci dal loro sguardo, capisci dalla loro faccia che pensano: ma perché queste persone stanno qui? È faticoso essere un homeless, ma è ancora più difficile tornare nella società dove eri prima. Sinceramente all'inizio mi vergognavo molto e non riuscivo a camminare a testa alta. Naturalmente all'inizio cercavo in ogni modo di evitare lo sguardo delle altre persone, poi per abitudine o per capacità di adattamento. Quel senso di imbarazzo e di vergogna col passare del tempo è svanito, è sparito. Avete capito? 涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜 Io penso che la solitudine sia la causa dell'aumento dei rapporti virtuali, cioè lo scambio di messaggi su web. E quando le relazioni tra le persone nel mondo reale diminuiscono, allora una persona si sente completamente sola, oppure pensa di essere stata esclusa dalla società e dalla sua comunità. E io credo che tutti questi pensieri possano portare molto più facilmente qualcuno al suicidio. Una volta mi sono capitate molte cose spiacevoli e ho preso una grande quantità di antidepressivi. Poi sono stato male e ho avuto un'overdose. Io credo che tutti abbiano pensato al suicidio almeno una volta nella propria vita. Quando si accumula tanto stress a causa di cose spiacevoli, credo che tutti pensino al suicidio. O comunque credo che se una persona non è abbastanza forte, desideri sparire nel nulla. La baia di Tokyo era un'immensa distesa nera. Nella notte giapponese il cielo era del colore di uno schermo televisivo, sintonizzato su un canale morto. Alla fine tutto si allontanò. Il panorama della città, le strade e gli incroci iscritti sulla superficie di un microchip.
Stabilire esattamente fin dove arrivavano gli esseri umani e dove cominciava la tecnologia non poteva essere facile in quella metropoli che, più di ogni altra sulla faccia del pianeta, somigliava a un gigantesco circuito stampato fluorescente.